Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e in questo tutorial andremo a realizzare insieme una morbida pochette in juta. Un design semplice, adatto anche per principianti, ma reso unico da accessori particolari. Piccola ma molto capiente, circa 26 cm in larghezza per 18 cm in altezza e una profondità di circa 3 cm, costruzione a pannello utilizzando semplicemente i punti base dell'uncinetto, maglia bassa e catenella. Da utilizzare in diverse occasioni e da rendere più o meno rigida in base al nostro gusto e alle nostre esigenze. In questo momento vi sto mostrando la borsa senza alcun genere di supporto. Infatti all'interno ho messo semplicemente degli oggetti di uso quotidiano, portafoglio, cellulare, fazzoletti, per mostrarvi come può apparire il progetto in fase di utilizzo. Ma ovviamente se lo desiderate potete rendere più rigido il progetto andando ad inserire il supporto che preferite. Ho scelto un materiale particolarissimo, la Juta Soft del marchio Borgo dei Pazzi Firenze, che abbiamo già conosciuto in una mia video recensione filati per borse già disponibile proprio qui sul mio canale YouTube. Un filato dall'aspetto rustico, ma non lasciatevi ingannare, nel corso del video scoprirete quanto è facile lavorarlo e soprattutto come dà un tocco particolare ad un progetto così semplice, reso poi ancora più particolare dalla scelta degli accessori. Andiamo quindi a scoprire insieme tutti i materiali che ho utilizzato. Troverete nel box informazioni sotto il video tutte le indicazioni per acquistarli e andiamo ad uncinettare insieme il nostro progetto. Il filato per questo progetto è la Juta Soft del marchio Borgo dei Pazzi Firenze, un prodotto made in Italy 100% juta cerata ed ammorbidita. Che cosa vuol dire? La ceratura è un procedimento che va a limitare lo spelamento classico della juta e la rende morbida e piacevole da lavorare. L'abbiamo conosciuta nella mia video recensione di filati per borse già disponibile qui sul mio canale YouTube, dove vi ho mostrato questo e tanti altri colori. La nostra rocca pesa 250 grammi e ha una resa di circa 450 metri. Ferri e uncinetti consigliati dal 3,5 al 4,5 e questo azzurro intenso particolare lo trovate col codice colore numero 10. Andrò a lavorare il tutto con l'uncinetto 3,5. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e alla vostra mano di lavorazione. Utilizzerò questa chiusura a girello molto particolare, composta da due parti, parte frontale e parte posteriore. Per la tracolla avremo bisogno di 2 ponticelli in metallo, di una catena in metallo a metraggio, alla quale andremo ad abbinare 2 ganci in metallo con moschettone. Andrò ad avviare 35 catenelle. Non abbiamo multipli da rispettare. Con queste 35 catenelle otterrò un pannello di misura definitiva in larghezza di circa 25 cm. Ovviamente la dimensione definitiva del pannello dipende anche dalla tipologia di filato che utilizzate e dalla vostra mano di lavorazione. Fatto quindi un cappio al mio filo, vado ad avviare le mie 35 catenelle. Se avete una mano particolarmente stretta, vi consiglio di avviare le catenelle iniziali utilizzando un uncinetto di mezza misura più grande, per riprendere poi la vostra lavorazione con l'uncinetto con il quale continuerete poi il vostro progetto. Vado ad avviare 35 catenelle. Completate le catenelle di base, vado ad aggiungere una catenella in più, una catenella di supporto. Dopodiché, partendo dall'uncinetto, torno indietro alla penultima catenella lavorata, nel mio caso la
numero 35. Conto 1, 2 catenelle dall'uncinetto, entro nella catenella, prendo il filo e lavoro un punto basso. Mi sposto nella catenella successiva e lavoro un altro punto basso. Proseguo per tutto questo giro lavorando una maglia bassa singola in ciascuna catenella che mi si presenta. Lavorata l'ultima maglia bassa nell'ultima catenella disponibile, abbiamo ufficialmente completato il primo giro di lavorazione. Per cominciare il prossimo giro andiamo ad eseguire una catenella di supporto, dopodiché voltiamo il lavoro. La catenella appena realizzata è una catenella di supporto, non va quindi a sostituire alcun punto. Con l'uncinetto dobbiamo rientrare nell'ultima maglia bassa lavorata. Questa sarà anche il primo punto del nostro nuovo giro. Quindi entriamo nel primo punto basso e lavoriamo una maglia bassa. Ci spostiamo sul punto successivo, rientriamo all'interno e lavoriamo un punto basso. Dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta fino al termine del giro, senza aumenti e senza diminuzioni. Avendo avviato 35 catenelle di base, al termine di ciascun giro dovrò avere un totale di 35 punti bassi. Arrivati al termine del giro, per cominciare il successivo, realizziamo sempre una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. I passaggi che abbiamo visto in quest'ultimo giro di lavorazione sono quelli che dovremo poi ripetere per tutta la lunghezza del nostro pannello. Dobbiamo infatti lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta per ciascun giro, senza aumenti e senza diminuzioni. Avendo lavorato 35 punti bassi nei primi 2 giri, per tutti i giri del mio pannello, se avrò lavorato correttamente, dovrò sempre avere 35 maglie basse al termine di ciascun giro. Per iniziare ogni nuovo giro è fondamentale realizzare sempre una catenella di supporto prima di voltare il lavoro. Proseguiamo quindi lavorando una maglia bassa su ciascun punto giro dopo giro fino ad ottenere un pannello come questo. Ho lavorato giro dopo giro a punto basso fino ad ottenere una lunghezza di circa 43 cm per un totale di 84 giri di lavorazione a punto basso. A questo punto della lavorazione dobbiamo andare a creare una piccola parte frontale al centro del nostro pannello per poter poi applicare la nostra chiusura a girello. Se state utilizzando il mio stesso filato vi sarete resi conto nel corso della lavorazione che il pannello non rimane rigido, anzi molto morbido. Questo è merito dell'aiuta cerata ed ammorbidita che stiamo utilizzando. Ovviamente se volete un pannello più rigido potete andare ad applicare sul pannello un indurente che potrebbe essere rete, salpa, feltro a vostro gusto. Il mio pannello misura in larghezza circa 24 cm ed è composto da 35 punti bassi. Devo ricavare il centro nella parte superiore del mio pannello. Se vado a suddividere il numero di maglie di base ottengo un numero con la virgola 17,5. Se vado a misurare in centimetri ottengo 12 cm. Esattamente a 12 cm, proprio qui nella parte superiore, in corrispondenza della mia 17ª e 18ª maglia ho applicato 2 marcatori. Perché proprio 2 marcatori? Le chiusure a girello sono formate da 2 parti, parte frontale e parte posteriore. In corrispondenza qui del centro della mia chiusura a girello sulla parte frontale devo creare sulla lavorazione all'uncinetto un piccolo spazio vuoto. Attraverso questo spazio vuoto
dovrà poi passare la parte posteriore della mia chiusura. Se guardo la parte frontale della mia chiusura, lo spazio che dovrò ricavare avrà una larghezza di circa 2 punti bassi. I 2 punti bassi che vado a segnare qui con i miei marcatori e che dovrò saltare per creare questo spazio. Ovviamente il numero di maglie da saltare dipende dalla tipologia di chiusura che andate ad utilizzare. Per riprodurre esattamente lo spazio della mia chiusura sulla mia lavorazione all'uncinetto, dovrò saltare queste 2 maglie anche nel giro successivo. Completato quindi il mio ultimo giro di lavorazione, vado a tagliare il filo, sfilo la mia asola e vado a nascondere questo filo all'interno del lavoro. Come supporto alla mia chiusura andrò a creare un mini pannello agganciandomi direttamente alla lavorazione all'uncinetto. Tenendo fermo il tutto, con 2 marcatori vado a segnare la larghezza di questo pannello e proseguirò poi in altezza, finché non avrò ottenuto una lavorazione che mi consenta di coprire tutto lo spazio della chiusura, ovviamente lasciando libero qui lo spazio al centro. In particolare ho applicato 2 marcatori, 4 maglie a destra e 4 maglie a sinistra rispetto alle 2 centrali che dovrò saltare. Faccio un nuovo cappio al mio filo e vado ad entrare proprio qui, sulla maglia assegnata con il marcatore di destra. Entro con l'uncinetto nella maglia che avevo segnato, pongo il filo sull'uncinetto e lo porto attraverso. Prendo il filo per bloccare il tutto e aggiungo una catenella. Questa combinazione di 2 punti andrà a sostituire un punto basso. Lavoro una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare alle 2 maglie segnate coi marcatori. Queste sono le 2 maglie che devo saltare, ma come abbiamo visto insieme non devo saltare solamente 2 maglie in questo giro, ma anche nel giro successivo. Per questo motivo, invece di proseguire verso sinistra, tornerò indietro verso destra. Dopodiché bloccheremo il filo e ripartiremo dall'altro lato, così creeremo le 2 parti laterali intorno alla nostra chiusura, che andremo poi a congiungere insieme. Realizzo quindi una catenella di supporto e volto il lavoro e vado a lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta. Nel mio caso dovrò lavorare 4 maglie basse. La quarta e ultima maglia bassa la andrò a lavorare qui sulla catenella della combinazione di punti che sostituisce un punto basso. Quindi entro nella catenella e lavoro il mio quarto punto basso. A questo punto andiamo ad allungare l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo e lo blocchiamo all'interno del lavoro. Dobbiamo ora ricreare questa piccola lavorazione alla sinistra delle 2 maglie centrali. Per fare questo ci dobbiamo agganciare qui, sulla prima maglia libera, alla sinistra delle 2 maglie centrali. Fatto quindi un nuovo cappio con il nostro filo, entriamo nella maglia, poniamo il filo sull'uncinetto, lo portiamo attraverso, blocchiamo il tutto e realizziamo la catenella. E proseguiamo lavorando una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare alla maglia segnata col marcatore. Rimuoviamo il marcatore e sulla maglia che avevamo segnato lavoriamo l'ultimo punto basso. Avremo così un totale di 4 punti bassi. Realizziamo una catenella e voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa sopra ciascuna maglia bassa che abbiamo appena eseguito, quindi un totale di 4 punti bassi. L'ultimo punto basso
sarà sopra la catenella che abbiamo realizzato. Possiamo ora rimuovere i due marcatori centrali. Prima di proseguire con la nostra lavorazione e tagliare il filo, controlliamo di aver creato abbastanza spazio per la nostra chiusura. Confermato questo, tagliamo il filo, sfiliamo l'asola e nascondiamo il filo in eccesso sul retro del lavoro. Dobbiamo ora unire insieme le due parti. Ci agganciamo qui, sulla maglia bassa più esterna, sulla nostra destra. Facciamo un nuovo cappio con un nuovo filo, entriamo nel punto, poniamo il cappio sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Blocchiamo, catenella. Lavoriamo una maglia bassa sopra le prossime 3 maglie basse. Dopodiché aggiungiamo 2 catenelle che corrispondono alle 2 maglie di base che abbiamo saltato qui. Andiamo direttamente sul primo punto basso che ci si presenta alla nostra sinistra. Entriamo con l'uncinetto e lavoriamo un punto basso, così da agganciare insieme le due parti, e proseguiamo lavorando un punto basso sopra le prossime 3 maglie che ci si presentano. Questo sarà il risultato. Dobbiamo ora lavorare ancora per qualche giro in altezza. Catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Proseguiamo lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, maglie basse e catenelle comprese. Arrivati nelle catenelle, vi lavoriamo all'interno un punto basso e proseguiamo con una maglia bassa fino al termine del giro. I passaggi che abbiamo appena eseguito dobbiamo ripeterli ancora per 2 giri di lavorazione. Quindi faremo una catenella, volteremo il lavoro, lavoreremo una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, catenella, voltiamo e lavoriamo una maglia bassa sopra ciascun punto. Questo sarà il risultato che andremo ad ottenere. Poiché abbiamo già il filo agganciato alla nostra lavorazione, da questo punto cominciamo ad eseguire il giro di perimetro o scontorno del nostro pannello. Facciamo come sempre una catenella e voltiamo il lavoro e lavoriamo un punto basso sopra ciascun punto che ci si presenta finché non arriviamo all'angolo. Arrivati all'angolo, nell'ultimo punto disponibile, lavoriamo maglia bassa, una catenella, ruotiamo leggermente il pannello e nello stesso punto, su questo lato del nostro lavoro, andiamo a lavorare un altro punto basso. Questa combinazione di punti, maglia bassa, catenella e maglia bassa, è quella che dovremo ripetere in tutti gli angoli del nostro progetto. Proseguiamo lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione che ci si presenta. Arrivati a questo angolo del nostro pannello, ci agganciamo nel primo punto presente alla nostra sinistra, lavorandovi direttamente un punto basso. Quindi vado ad entrare qui e lavoro il mio punto basso. Proseguo con una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare all'angolo. Arrivati all'angolo, nell'ultimo punto disponibile, ripetiamo la nostra sequenza di punti. Maglia bassa, catenella, ruotiamo il lavoro e nello stesso punto lavoriamo un punto basso. Proseguiamo lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto. Alla nostra sinistra abbiamo le catenelle con le quali abbiamo avviato il nostro progetto. L'ultimo punto, quello nell'angolo, non sarà all'interno della catenella, ma alla base
del primo giro di punto basso che abbiamo lavorato. Entriamo quindi nel punto e lavoriamo la nostra sequenza. Punto basso, catenella, ruotiamo il pannello e nello stesso punto lavoriamo un punto basso. Dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa alla base del primo giro di punto basso che avevamo eseguito per il pannello. Non andiamo quindi ad entrare all'interno delle catenelle, ma scendiamo con l'uncinetto e lavoriamo i nostri punti. Proseguiamo quindi lavorando una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare all'angolo, dove nell'ultimo punto ripeteremo la nostra sequenza. Proseguiremo poi lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'altro angolo, dove ripeteremo la nostra sequenza. Lavoreremo una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare a questo angolo. Andremo a ricongiungerci qui, sul laterale del nostro mini pannello, fino ad arrivare in questo punto, dove andremo a terminare insieme il nostro giro di perimetro o scontorno del pannello. In tutti gli angoli del nostro pannello abbiamo lavorato la sequenza di punti, maglia bassa, catenella e maglia bassa. Siamo nell'angolo dove è cominciato e dove deve terminare il nostro giro di perimetro. Nell'ultimo punto disponibile abbiamo già lavorato le 2 maglie basse della nostra sequenza. Ci resta quindi da lavorare la catenella per concludere la nostra lavorazione. Per realizzare la catenella allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo e poniamo il filo su un ago. Con il nostro ago dobbiamo entrare qui, sotto alle 2 costine che compongono il primo punto basso del nostro giro di perimetro e portiamo il filo con noi. Torniamo poi indietro all'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato e vi passiamo in mezzo tra le 2 costine e andiamo poi a bloccarlo all'interno della nostra lavorazione. Come applicare la chiusura a girello? Una volta tolte le viti poste sul retro della parte frontale, questa si divide in 2 parti. Sulla parte esterna del nostro progetto dobbiamo applicare questa parte della chiusura, che vedete ha gli spazi dove poi dovremo andare a reinserire le viti. Questi spazi sono a rilievo, escono in fuori rispetto alla base della chiusura. La andiamo a posizionare sopra lo spazio che abbiamo ricavato e spingiamo la chiusura in modo che gli spazi dove dobbiamo poi inserire le viti passino attraverso il pannello e sul retro in corrispondenza andiamo ad applicare l'altra parte della chiusura. Utilizzando le viti e un cacciavite andiamo poi a ribloccare insieme le 2 parti. Come posizionare la seconda parte della chiusura, quella posteriore? Pieghiamo il pannello in questo modo così da ottenere un'altezza da lato a lato di circa 16 cm. Individuiamo la metà esatta del nostro pannello, nel mio caso 12 cm, e ad 8 cm dal bordo superiore posizioniamo l'altra parte della chiusura. Dobbiamo farla passare attraverso la nostra lavorazione all'uncinetto. Posizioniamo la placchetta di sicurezza tra le nostre alette e le andiamo a piegare verso l'esterno. Tutti gli elementi in metallo del nostro progetto devono essere applicati prima di passare all'assemblaggio. Stesso discorso se desiderate eseguire una foderatura a pannello. Tutte le parti del progetto devono essere foderate prima della fase di assemblaggio. I laterali che andremo a realizzare sono estremamente semplici, lavorati a punto basso come tutto il resto del nostro progetto. Considerando il giro di perimetro abbiamo circa 3,5 cm di profondità per 18 cm in altezza. Fatto il cappio al nostro filo, avviamo 5 catenelle.
L'ultima catenella è di supporto. Rientriamo nella quarta catenella e lavoriamo un punto basso. E lavoriamo una maglia bassa in tutte le catenelle, completando così il primo giro di lavorazione. Catenella di supporto, voltiamo il lavoro. Dobbiamo eseguire una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta. Poiché non lavoriamo aumenti o diminuzioni, al termine di ogni giro avremo sempre un totale di 4 punti bassi. Abbiamo così eseguito insieme i primi 2 giri di lavorazione. Ripetiamo i passaggi che abbiamo appena visto insieme fino a raggiungere un totale di 29 giri di lavorazione. Completato il 29esimo giro, il 30esimo sarà il nostro giro di perimetro o scontorno. Realizziamo una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo un punto basso sopra ciascun punto. Il quarto e ultimo punto basso è il nostro punto di angolo, dove ripetiamo la stessa sequenza di punti che abbiamo realizzato in tutti gli angoli del pannello principale. Maglia bassa, catenella e un punto basso, sempre nello stesso punto di base. I passaggi per il perimetro o scontorno dei laterali sono gli stessi che abbiamo visto sul pannello centrale. Lavoriamo una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo, dove ripetiamo la nostra sequenza di punti. Punti bassi, sequenza di punti nell'ultimo punto presente nell'angolo e torniamo indietro lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, fino ad arrivare al nostro quarto e ultimo angolo, dove di fatto abbiamo cominciato il giro di perimetro. Concluderemo questo giro realizzando con un ago la catenella, ripetendo i passaggi che abbiamo visto sul pannello principale. Vi do un piccolo suggerimento. Poiché dobbiamo cucire i laterali al pannello centrale, arrivati a questo punto vi consiglio di lasciare un pochettino di filo in più. In questo modo non dovremo utilizzare del filo aggiuntivo per le cuciture e non dovremo nascondere fastidiosi nodini all'interno del nostro lavoro. Andiamo quindi a ripetere questi passaggi così da ottenere 2 pannelli laterali perfettamente uguali. Completata la lavorazione all'uncinetto, nella parte in alto di ciascun laterale andiamo ad agganciare il ponticello per la catena. Questo presenta 2 alette sul retro. Prendiamo quindi il ponticello, lo facciamo passare attraverso la lavorazione all'uncinetto e andiamo poi ad applicare sul retro la placchetta di sicurezza, aprendo poi le 2 alette principali verso l'esterno e ripetiamo questo passaggio su tutti e 2 i laterali. Come cucire i laterali al pannello centrale? In questo momento ho il filo agganciato direttamente sul laterale in corrispondenza della catenella che ho fatto per concludere il giro di perimetro. Da questo punto vado direttamente sul pannello centrale del mio progetto, già piegato a metà, e vado ad entrare qui, nella catenella presente nell'angolo. Con l'uncinetto devo passare sotto ad entrambe le costine che compongono il punto e porto il filo con me. Mi sposto poi sul punto successivo sul pannello centrale. Il mio ago passa sotto ad entrambe le costine che compongono il punto e sotto ad entrambe le costine nel punto successivo sul mio pannello laterale. In tutto il nostro ago passa sempre contemporaneamente sotto a 4 costine, 2 su un pannello e 2 sull'altro. La nostra cucitura proseguirà a zig-zag. Ci spostiamo sul punto successivo sul pannello laterale e sul punto corrispondente sul pannello centrale, passando sempre sotto ad entrambe le costine. Tutta la nostra cucitura procederà in questo modo. Ci muoviamo a zig-zag tra un pannello e l'altro.
passando sempre sotto a tutte e 4 le costine dei nostri punti. Procediamo in questo modo lungo tutto il laterale della nostra borsa e l'ultimo punto che andremo a cucire sarà qui, la catenella che abbiamo lavorato in questo angolo. Dopodiché non ci resta che bloccare il filo all'interno della nostra lavorazione. I passaggi per la cucitura saranno poi gli stessi sull'altro lato del nostro progetto per applicare il secondo pannello laterale. Per creare la tracolla andiamo ad aprire le maglie alle estremità della nostra catena e vi facciamo passare all'interno l'anello con moschettone. La lunghezza della tracolla è ovviamente a piacere. La nostra borsa è terminata. Questo è il suo aspetto da vuota, senza nessun genere di imbottitura interna. Mentre questo sarà il suo aspetto una volta inseriti all'interno oggetti di uso quotidiano, portafoglio, cellulare, chiavi, fazzoletti, insomma, piccola ma capiente. Mi piace molto l'aspetto rustico di questo progetto dato dalla meravigliosa Aiuta Soft di Borgo dei Pazzi. Avete visto, si lavora con estrema facilità, il progetto rimane morbido e non spelucchia allo stesso modo come l'Aiuta classica, grazie al processo di ceratura che viene applicato al filato. Avete visto e l'ho ribadito più volte nel corso della lavorazione, io non ho inserito nessun genere di supporto interno al mio progetto. Questo perché desideravo, per cambiare un po', una pochette morbida dall'aspetto rustico che potesse poi adattarsi anche al suo contenuto, ma ovviamente se lo desiderate potete rendere più rigido questo progetto con il supporto che preferite. Alcune parti della lavorazione a pannello potrebbero non rimanere perfettamente piatte, questo perché l'aiuta è un materiale molto morbido, quindi molto morbido appare anche il risultato finale. Come ovviare a questo problema? Potete mettere la vostra lavorazione stesa su un piano con dei pesi sopra, così da appiattirla, oppure utilizzando il vapore da a debita distanza, quindi non direttamente sul progetto, dare vapore e andare poi a stendere con le mani la vostra lavorazione. Spero con questo tutorial di avervi dato un buon spunto creativo e che questo progetto sia di vostro gradimento. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Vi ricordo inoltre che nel box informazioni subito sotto il video troverete tutti i riferimenti per l'acquisto dei materiali. Perciò con il mio nuovo progetto borsa vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!